Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, meditazione, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione un vero e proprio classico della spiritualità, ovvero il libro tibetano dei morti. Chiamato anche Bardo Todol. Questo libro nasce nell'VIII secolo, o meglio viene canalizzato da un maestro buddista, Padasambhava, che poi è colui che ha fatto conoscere ai più il buddismo tibetano. In realtà questo libro poi viene scoperto nel XIV secolo da un altro maestro buddista, Karma Lingpa, il quale una volta che viene a conoscenza di questo libro lo rende disponibile ai più. La domanda però che sorge spontanea è: perché è così importante questo libro? Di che cosa parla? Possiamo dire che questo libro è un vero e proprio manuale di istruzioni per l'anima. Nello specifico è un manuale che insegna all'anima che cosa fare al momento della morte. Infatti questo testo fin dagli albori veniva anche letto proprio alle persone che si stavano avvicinando alla morte, quindi ai morenti, per dargli tutte quelle informazioni, quelle conoscenze che poi avrebbero permesso all'anima di fare quelle giuste scelte e di andare verso la sua evoluzione massima. Perché è vero che ogni anima ha chiaramente il suo livello di evoluzione, ma è anche vero che se noi acquisiamo maggiore consapevolezza possiamo accelerare il processo di illuminazione, perché poi il fine ultimo è comunque l'illuminazione, ovvero uscire dalla ruota del samsara, dal ciclo delle reincarnazioni per raggiungere il nirvana. Questo è il compito ultimo di questo testo, portare l'anima verso questo processo di evoluzione e consapevolezza. Hai detto che questo testo veniva letto ai morenti. In realtà il testo viene anche letto dopo la morte, proprio perché l'anima ha un percorso da fare e quindi viene letto dal momento della morte fino ai 49 giorni dopo il decesso, proprio perché in questo periodo l'anima deve fare un percorso e quindi deve decidere se reincarnarsi o raggiungere il nirvana. Possiamo dire che abbiamo scelto questo libro anche perché il tema è abbastanza attuale. Tu stesso hai scritto un tuo libro, no? In merito, Il tunnel di luce. Facciamo vedere la E maglietta. quindi la verità oltre il ciclo delle incarnazioni. Per cui il libro tibetano dei morti forse è stato il primo testo che ha affrontato questo viaggio dell'anima, no? Quindi dal momento in cui usciamo dal corpo e ci troviamo in questa dimensione per noi totalmente sconosciuta e siamo totalmente soli, per cui è chiaro che se non abbiamo acquisito una consapevolezza di noi stessi possiamo trovarci molto smarriti, impauriti e quindi ripiombare nuovamente nella ruota del samsara. Però prima vorrei spiegare che cos'è questa ruota del samsara, perché magari non tutti all'ascolto conoscono questo concetto tibetano. Ti hai parlato di ruota, perché in effetti è proprio una vera e propria ruota, perché le persone nascono, crescono e poi invecchiano e arrivano a un certo punto che muoiono. E quindi è una ruota perché una volta che una persona è morta, poi si rincarna e rinasce. Il compito ultimo è uscire appunto dalla ruota del samsara e raggiungere il nirvana, chiamato anche l'illuminazione, e quindi spezzare queste catene che ci tengono ancorati a questo mondo materiale. Ricorda molto la ruota del criceto, così come l'hai raccontato, no? Quindi è una cosa che continua a oltranza, per cui ogni volta che moriamo, secondo questi insegnamenti del buddismo tibetano, inevitabilmente saremo portati a reincarnarci, vuoi per cercare in tutti i modi di raggiungere questa benedetta illuminazione, vuoi anche il più delle volte proprio per una mancanza assoluta di consapevolezza di sé e della realtà spirituale che ci circonda. Quindi è una ruota delle illusioni. Quando siamo all'interno della ruota del samsara viviamo nell'illusione perché i buddisti tibetani ci insegnano che tutto ciò che noi sperimentiamo in questa realtà è soltanto sogno, solo illusione e
Quando raggiungiamo l'illuminazione, solo in quel momento ci rendiamo conto che tutto è nato dentro di noi, tutto ciò che abbiamo sperimentato al di fuori non era altro che una proiezione di noi stessi. E chiaramente per arrivare a questo livello di consapevolezza è necessario un percorso che passa proprio attraverso il concetto di karma. Sì, Giosuè, te hai parlato di karma negativo, esiste anche un karma positivo chiamato dharma. In poche parole possiamo dire che uno nella vita, nelle vite successive, raccoglie quello che ha seminato. La domanda però che mi sorge spontanea a questo punto è quali sono gli errori più comuni o comunque le cose che ci trattengono in questo mondo e quindi non ci fanno uscire da questa ruota del samsara e non ci fanno raggiungere l'illuminazione. Prima di affrontare questo concetto ci tengo a specificare che il concetto di karma, e quindi la visione negativa appunto di tutto il debito che abbiamo accumulato attraverso le azioni, i pensieri, i sentimenti e quant'altro, non è necessariamente un concetto negativo, cioè il karma ha una sua funzione, perché se io ho fatto del male a una persona, finché io questo male non lo risperimento sulla mia pelle, quindi non ne faccio un'esperienza diretta e personale, io non posso comprenderlo e quindi non capirò mai il dolore che ho inflitto a quella persona o dove, diciamo, l'ho spinta o cosa gli ho fatto passare. Devo per forza fare mia questa esperienza ed è qui che entra in gioco il concetto di karma. Quindi il karma non è diciamo come la maggior parte delle persone pensa, una sorta di punizione quasi cattolica, hai fatto del male, devi soffrire. No, il karma serve per prendere consapevolezza anche del nostro potere, del potere che abbiamo nel fare del bene, aiutare gli altri a evolvere o nel fare del male. In un certo senso, Giosuè, hai detto che dobbiamo sperimentare sia l'essere una vittima, sia l'essere un carnefice per comprendere sotto certi aspetti quella lezione. Possiamo quindi dire che dobbiamo uscire dalla dualità e quindi l'uscire dalla ruota del samsara in un certo senso significa andare oltre la dualità e quindi ritornare all'origine dove è tutto uno? Assolutamente sì, ed è per questo che è così difficile uscire dalla ruota delle incarnazioni, perché noi facciamo esperienza di una realtà duale dove tutto è diviso per estremi, bianco, nero, bello, brutto, giusto, sbagliato, per cui diciamo la nostra forma mentis, ma addirittura anche la nostra anima a un certo punto inizia a interpretare l'esistenza attraverso questi due codici, come se l'unione tra l'energia negativa e l'energia positiva fosse ciò che in realtà plasma e crea la realtà. Infatti ogni cosa ha il suo opposto. Però il compito ultimo dell'anima è trascendere la dualità e quindi anche quando viviamo delle situazioni estremamente negative, comprendere profondamente che servono a noi per evolverci, servono a noi per sviluppare consapevolezza e per estinguere chiaramente anche il karma accumulato. Se noi viviamo tutte le esperienze, tutte le prove della nostra vita, anche quelle più difficili, attraverso questa visione, questa lente, smettiamo di giudicare gli eventi, ci innalziamo al di sopra del giudizio. E quindi quando arriverà il momento della morte io avrò una pace interiore perché avrò la consapevolezza che tutto quello che ho vissuto è stato giusto così, faceva parte del mio percorso e ogni prova, ogni difficoltà, anche quella più difficile, mi ha arricchito, mi ha permesso di compiere dei gradini in più verso il mio percorso di illuminazione. Infatti uno dei limiti più grandi che ci impedisce di uscire dalla ruota del samsara è proprio l'attaccamento alla rabbia, al senso di ingiustizia, a quello che gli psicologi oggi potrebbero definire la nevrosi. La nevrosi che cos'è? Quando noi non accettiamo la realtà per quello che è e ci incaponiamo,
non lo accettiamo in alcun modo, iniziamo a sviluppare delle nevrosi che possono avvenire attraverso tic, attacchi di panico, attacchi di ansia, scatti di ira e così via. Questa è una manifestazione che ci fa capire che noi non stiamo trascendendo la dualità, ma ci siamo completamente dentro e di essa siamo completamente vittime. Quali sono, Giosuè, gli altri impedimenti che non ci permettono di uscire da questa ruota del criceto, la ruota del samsara? Il buddismo tibetano parla di 3 veleni che ci impediscono appunto di fare questo salto, di uscire da questa ruota illusoria del samsara. Il primo è l'ignoranza, che i tibetani associano al maiale, quindi utilizzano anche degli archetipi animali per definire questi concetti. Quando siamo nell'ignoranza non abbiamo consapevolezza, siamo completamente vittime del mondo esterno e della dualità, per cui è assolutamente impossibile trascendere il ciclo eterno delle reincarnazioni. Un altro veleno riconosciuto dai tibetani è l'attaccamento / desiderio, che vengono messi più o meno sullo stesso piano. Quando si parla di attaccamento si parla di attaccamenti non soltanto ai beni materiali, per cui se una persona ha dedicato tutta la sua vita ad accumulare ricchezze, a comprarsi case, macchine e quant'altro e non ha, fatto nient'altro per far evolvere la propria consapevolezza e la propria anima, è chiaro che al momento della morte sarà totalmente attaccato a tutto quello che ha costruito, perché è tutto quello che gli rimane, non ha costruito altro. E chiaramente il desiderio è legato all'attaccamento, perché il desiderio nasce nel momento in cui io percepisco una mancanza. Se mi sento mancante di qualcosa, desidero avere qualcosa. Quando io trascendo il desiderio vuol dire che ho capito che è tutto dentro di me, che non ho bisogno di niente, tutto ciò che arriva è un valore aggiunto, ma io sono a posto già così. E quindi se non abbiamo raggiunto questo livello di consapevolezza, anche in questo caso siamo portati a reincarnarci in eterno. Questo livello viene identificato con il totem, io lo chiamo così chiaramente per ovvi motivi, del gallo, quindi il desiderio, l'attaccamento, secondo i tibetani, viene associato al simbolo, all'archetipo del gallo. Poi abbiamo un ultimo veleno di cui già ho parlato, che è appunto l'odio e l'avversione che scatenano quella famosa nevrosi di cui parlavamo, no? Quindi il fatto di non accettare le cose che ci accadono, il fatto di provare odio, risentimento verso qualcuno che ci ha fatto del male o verso la vita che non ci ha premiato come avremmo dovuto secondo noi essere premiati. Tutto questo ci tiene ancorati al mondo della materia. Quindi ancora una volta dobbiamo innalzarci al di sopra del giudizio, al di sopra della dualità, al di sopra di qualsiasi desiderio umano. E chiaramente questa è la cosa più difficile che un essere umano è chiamato a fare. Possiamo dire che quest'ultimo veleno è rappresentato dal totem del serpente. E si sa che il serpente viene molto bistrattato, no? Nelle varie dottrine religiose, se si pensa anche al serpente che ha tentato Eva, quando in realtà in altre culture il serpente rappresenta la trasformazione, il cambiamento, l'evoluzione, l'ancoraggio alla terra, anche la stessa Kundalini, no? Che appunto è rappresentata attraverso questi 2 serpenti che si uniscono e si intrecciano come una sorta di DNA, di spirale, che quando sale portano all'illuminazione. E quindi possiamo dire in un certo senso che l'antidoto per questi veleni è proprio la comprensione. La comprensione è colei che ci permette di trascendere questo ciclo delle reincarnazioni e quindi raggiungere l'illuminazione. Uno dei concetti fondamentali che viene espresso in questo libro è il corpo di Bardo, la fase in cui una persona muore ma non ha ancora raggiunto l'illuminazione, o meglio non ha seguito questa luce divina. Che cosa ci puoi dire ancora di più di questo corpo di Bardo? Secondo il buddismo tibetano, il corpo di Bardo è il nostro nuovo abito che indossiamo nel momento in cui usciamo dal corpo, e non è un corpo fisico, è un corpo energetico. Questo vuol dire che comunque l'anima, abitando questo corpo, continua a fare esperienza
della dimensione della materia, però chiaramente da un punto di vista spirituale, per cui può anche sperimentare il non avere più un corpo. Quando siamo nel corpo di Bardo possiamo attraversare le pareti, possiamo essere nel tutto, non siamo più limitati dalla materia, perché la materia non è più qualcosa che ci compone. È più un corpo sottile, un corpo energetico, quindi non è visibile dalle persone nel mondo ordinario. Possiamo percepire questo corpo di Bardo solo in uno stato alterato di coscienza, quindi. Possiamo dire che quando l'anima è nel corpo di Bardo riesce benissimo a vedere le persone in vita e quindi fa un'esperienza ancora più dolorosa, quindi si rende conto di non essere più incarnato e contestualmente magari vede i suoi familiari che piangono, che soffrono, o può anche percepire tutto ciò che ha perso, no? Nel momento della morte. Ed è chiaramente un processo molto doloroso. E secondo gli sciamani questo corpo di Bardo è quello spirito che poi loro vanno ad accompagnare verso la luce, no? Infatti questo libro, il libro tibetano dei morti, parla anche molto dell'accompagnamento dei defunti nella visione sciamanica, perché effettivamente c'è la consapevolezza che nel momento in cui noi moriamo finiamo in una sorta di spartiacque. Possiamo o decidere di reincarnarci e quindi continuare il nostro processo nella ruota del samsara, vuoi per inconsapevolezza o vuoi anche per nostra consapevolezza, e decidiamo di reincarnarci perché magari dobbiamo ancora fare delle esperienze, oppure possiamo decidere di andare verso la luce, verso l'illuminazione, raggiungere quindi il nirvana. È chiaro però che per raggiungere questo traguardo l'anima deve aver già fatto un percorso tale che le consente di compiere questo salto, altrimenti sarà assai difficile. Perché ho parlato di sciamanesimo? Perché effettivamente quando si impara ad effettuare l'accompagnamento dei defunti, lo sciamano durante il viaggio sciamanico, entrando in uno stato di trance, riesce a entrare in contatto con questi spiriti che chiaramente assumono il loro corpo di bardo e che quindi appaiono abbastanza evanescenti, poco materici e anche in uno stato piuttosto confuso, no? Perché effettivamente hanno perso tutte le loro certezze, non hanno più un corpo, sono da soli in questa sorta di limbo e sono in uno stato di sofferenza e confusione, soprattutto se non hanno fatto un percorso spirituale in vita. E il libro tibetano dei morti ha proprio questa funzione: portarti a una consapevolezza tale e spingerti a fare un percorso evolutivo che ti permetterà nel momento della morte di essere consapevole e di scegliere con consapevolezza quale sarà il tuo prossimo passo, se reincarnarti, se andare verso la luce perché ormai hai già acquisito tutte le conoscenze di cui tu avevi bisogno in termini di consapevolezza, o se magari trascendere l'esperienza terrena e fare esperienze di altro tipo, perché i tibetani ci parlano anche non soltanto degli esseri umani come presenze esistenti nel piano della realtà. Ci sono anche i Deva, che sono considerati praticamente degli dei, ci sono gli Asura, che sono dei semidei, e poi chiaramente nel nostro mondo ci sono anche gli animali, ci sono gli esseri umani, ci sono gli spiriti, i vari spiriti della natura, gli spiriti sofferenti, insomma c'è un po' di tutto. Quindi non pensiamo che la nostra esistenza sia relegata per forza esclusivamente all'incarnare un corpo umano. Possiamo avere avuto esperienze come semidei, come dei che poi sono decaduti perché hanno perso quella consapevolezza, oppure addirittura come animali. Quindi Giosuè, come si può uscire da questa ruota? Perché abbiamo parlato di quello che succede, ma poi alla fine mancano le informazioni per come uscire da questa benedetta ruota del samsara, da questa benedetta ruota del criceto. Allora, non è così semplice, perché sappiamo che è un argomento che è molto di moda in questo periodo. Tu stesso hai voluto, diciamo, esprimere il tuo punto di vista attraverso questo meraviglioso libro, Il tunnel di luce, che chi fosse interessato lo trova su Amazon, però non c'è una formula giusta per tutti o che vada bene per tutti, perché dipende molto dal tuo livello di consapevolezza.
dal tuo livello di evoluzione. Quindi se una persona è ancora a livello di estremo attaccamento alla materia e ai piaceri della carne, anche se dovesse leggere e studiare il libro tibetano dei morti e fare tutte le pratiche meditative consigliate, se ancora non è il suo momento di fare quel salto, non potrà mai farlo. E quindi il momento dell'illuminazione arriva al momento perfetto, come quando sboccia un fiore. Prima c'è la piantina che spunta dalla terra, è chiaro che se poi questa piantina viene recisa, ancora non è diventata fiore e non può essere fiore nel mondo dell'invisibile perché ancora non lo è diventato. Ma se questa piantina fa un percorso e c'è qualcuno che l'aiuta, un maestro che la cura, no? Il famoso giardiniere che gli dà tutto ciò di cui ha bisogno, allora piano piano questa piantina diventa un meraviglioso fiore e nel momento in cui muore può fare il salto successivo. Sarebbe quindi andare verso la luce. Sì, infatti nel buddismo tibetano si parla di questa luce primordiale e quindi ci spiegano questa cosa. Nel momento in cui noi moriamo, subito entriamo in contatto con questa luce, che è una luce meravigliosa, una luce che non acceca, una luce che dà un senso di amore e di pace. Però attenzione, quasi nessuno spontaneamente va verso la luce, perché ci dobbiamo anche mettere nei panni di colui che è morto, di colui che ha perso il corpo fisico. Se non ha fatto un percorso spirituale di consapevolezza, lui si trova solo in una dimensione sconosciuta, dove non ha nessuno a guidarlo e a consigliarlo, e sì, arriva questa luce, e però sarebbe come morire una seconda volta. Andare verso la luce vorrebbe dire andare nuovamente verso l'ignoto. Un atto di consapevolezza. Per cui, ecco, ci tengo a dire che non è scontato che una persona quando muore va subito verso la luce. È più probabile che passi un periodo nel corpo di bardo, nel mondo di mezzo, come dicono gli sciamani, e in questa fase entrerà in contatto col mondo degli spiriti. Infatti anche nel buddismo tibetano si parla appunto di questa fase in cui il corpo di bardo vive il momento delle illusioni e per le illusioni parlano di incontri con spiriti, con angeli, con demoni, però il libro tibetano dei morti ci fa capire chiaramente che tutto ciò che noi sperimentiamo non è altro che una nostra proiezione e quindi quando io vedo la luce, anche la luce è una mia proiezione, è l'essenza stessa di chi io sono. Se io la riconosco come parte di me, è chiaro che ci vado bello tranquillo, sto andando verso me stesso e raggiungo l'illuminazione. Ma se io questo non riesco a farlo per mancanza di consapevolezza, rimarrò incastrato in questa sorta di limbo, nel mio corpo di bardo. È come se ci fossero, diciamo, due possibilità che si presentano al momento della morte. Quella più semplice di tutti, arriva questa luce primordiale, bellissima, e io in un atto di fede o per consapevolezza acquisita vado verso la luce e vado verso il nirvana, verso l'illuminazione. E questa, diciamo, è la cosa migliore che ci può succedere. Ma se non facciamo questo, perché chiaramente siamo spaventati di questa nuova condizione e non abbiamo tutta questa fiducia nei confronti della luce primordiale, rimarremo in questa dimensione spirituale, in questo mondo di mezzo, dove entreremo in contatto col mondo degli spiriti, che appunto si possono mostrare come angeli, come demoni, come divinità, i famosi deva, o semidei, spiriti della natura, spiriti dei luoghi. Lo sciamanesimo sa benissimo di cosa stiamo parlando, però anche qui, se io prendo consapevolezza che tutti questi spiriti non sono altro che mie proiezioni, e quindi è chiaro che se io entro in contatto con degli spiriti adirati che si presentano come demoni, vuol dire che dentro di me io non ho sciolto dei blocchi, delle sofferenze, delle paure o degli attaccamenti e quindi la mia esperienza sarà di un certo tipo.
Se invece avrò fatto un percorso di evoluzione, di consapevolezza e di conoscenza, chiaramente potrebbero venire in questa mia fase in aiuto degli spiriti che sono sempre mie proiezioni, ma che io percepisco come entità benevole, e quindi divinità, angeli, c'è chi vede Gesù, la Madonna, poi anche molto dipende dal tipo di indottrinamento che abbiamo ricevuto in vita. Perché, ripeto, secondo i tibetani sono tutte nostre proiezioni, tutto parte da noi, tutto viene creato da noi e l'illusione stessa sta nel fatto di non riconoscere che siamo noi i creatori della nostra esistenza. Giosuè, hai detto che una volta che siamo morti ci troveremo davanti a questa luce, no? Questa luce divina, se così possiamo chiamarla. Ma esistono delle pratiche che ci aiutino a familiarizzare con questa luce? Perché come hai detto te, ci ritroviamo davanti a questa luce, ma non siamo preparati. Questo è possibile attraverso la meditazione. Sappiamo che il buddismo tibetano è molto incentrato sulla pratica della meditazione per farci acquisire consapevolezza, e in particolare c'è una pratica che viene chiamata Powa, che è una sorta di meditazione che prevede l'utilizzo della visualizzazione e della recitazione di un mantra, che ci porta a sperimentare proprio l'uscita dal corpo. Secondo il buddismo tibetano, quando moriamo, la nostra anima dal cuore, perché l'anima ha sede nel cuore, questo anche secondo gli sciamani, inizia a salire e esce dal corpo dal chakra della corona. Quando esce dal chakra della corona vede subito la luce, perché la luce è subito là, è subito presente. Però chiaramente l'anima non la riconosce come parte di sé, ne ha paura e se ne allontana. Ma se noi, attraverso la meditazione, in particolare questa pratica Powa, andiamo a esercitarci a compiere questo processo, e quindi ci visualizziamo che dal cuore la nostra anima piano piano esce dal chakra della corona e si connette alla luce divina, nel momento in cui arriverà la nostra ora saremo ben preparati e sapremo esattamente che cosa fare. Sotto certi aspetti, Giosuè, questa esperienza si può paragonare all'esperienza che lo sciamano durante l'accompagnamento dei defunti fa quando va a vedere, a esplorare il varco? In parte sì, con la differenza che quando lo sciamano va ad esplorare il varco, e quindi per chi non lo sa il varco è quella dimensione dove lo sciamano conduce le anime per portarle verso la luce, lì chiaramente ne fa un'esperienza parziale, perché non è la sua esperienza, non so come spiegartelo. Quindi ci sono delle tecniche che permettono allo sciamano di entrare all'interno del varco, di sperimentare l'esperienza, di percepire dove andrà a condurre queste anime, ma non sta realmente lui facendo l'esperienza, è soltanto un allenamento che gli consentirà poi di fare da psicopompo. Mentre se noi facciamo tutto questo in uno stato di meditazione, soprattutto pronunciando questo mantra estremamente potente, che è Om Ami Deva Hrich, e lo si può chiaramente cantare, vibrare, Om Ami Deva Hrich, perché i mantra vanno cantati, non basta pronunciare semplicemente le parole, la vibrazione, il suono è magia e ci aiuta nell'esperienza di illuminazione. Quindi bisogna recitare questo mantra visualizzando la nostra anima che dal nostro cuore esce dal chakra della corona e entra nella luce, e poi posso lì fare l'esperienza, mentre continuo a recitare il mio mantra, di essere nella luce, di fare il mio viaggio all'interno della luce primordiale. E se io utilizzo questa meditazione come tecnica di allenamento quotidiano, è chiaro che nel momento in cui arriverà la mia morte saprò esattamente che cosa fare e non avrò più paura di quella luce, perché avrò preso una certa familiarità con questa luce primordiale. Quindi lo scopo di questo libro è anche insegnarci a morire. Prima, Giosuè, di concludere la puntata, io ti farei una domanda di rito, che è sempre quella: consigli
o meno questo libro ad altri, o consigli altri testi che parlano sempre di questo? Per chi è all'inizio del proprio percorso spirituale, senz'altro consiglio altri testi che possono essere un po' più semplici. Tra l'altro, visto che ne abbiamo parlato, consiglio il tuo, Il tunnel di luce, che è veramente un testo completo perché ci dà la possibilità di esplorare questa tematica da vari punti di vista e anche seguendo gli insegnamenti che altre culture ci hanno dato proprio in merito al passaggio dalla vita alla morte e alle varie incarnazioni. Diciamo che l'obiettivo finale del libro non è tanto ripercorrere altre tradizioni, ma è quello di trovare una propria chiave di lettura. Non vorrei spoilerare troppo il libro, però ci sono delle meditazioni che portano proprio il lettore a esplorare questo varco e a comprendere al meglio che cosa succede dopo la morte, di farci un'idea veramente nostra e non raccontata da altri. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere con un pollice in su. Se avete domande scrivete nei commenti e vi risponderemo appena possibile. Se non siete ancora iscritti al canale vi chiediamo di farlo e di sostenerci con un'iscrizione. Questo chiaramente ci aiuta anche per divulgare sempre nuovi contenuti. Come sempre vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!